tutti amici di SBAM, oggi qui sul tavolo per voi abbiamo un pezzo interessante riguardante l'ex ordinanza e parliamo dell'SKS albanese. Non si chiamerebbe così, si chiamerebbe Automatico Shiftar TP56-1. Perché 56-1? Perché è un derivato diretto del Type 56 cinese. Che abbiamo qua, che è quello di Max. Preso a niente, sì. Massacratissimo. Cos'ha di diverso alla fine? E perché è parente stretto di quello cinese? Perché gli albanesi, gli unici a cui si erano rivolti, che gli hanno dato sostegno militare, sono stati appunto i cinesi. Per un primo periodo gli hanno dato i loro fucili e poi verso gli anni 70, se non sbaglio. Hanno rotto anche con loro? Sì, hanno rotto, però dopo che i cinesi gli hanno dato la licenza per poter fare il loro esemplare di SKS. E in cosa differisce? Cambiano intanto le due manette di armamento, quella cinese classica dell'SKS, quella albanese è più simile alla K. Cambiano i profili dei caricatori, perché quello albanese è tagliato dritto e quello cinese segue la forma di quello russo. Sì, copiatissimo. Cambiano la lunghezza del legno, perché quello albanese arriverebbe fino alla presa di gas. Questo è stato un adattamento campale. Sì. Infatti questo è un pezzo cinese, preso probabilmente da qualche scorta e adattato a mano perché non sono compatibili, quindi un pezzo della storia dell'arma e viste le condizioni, secondo me, sì. Anche gli anni del fucile. Che altro ha di diverso? La baionetta, che è brunita ed è un pelo più corta di quella cinese, non so se si nota, ma è giusto 2 cm, 3 più corta di quella cinese. Poca roba comunque. E gli albanesi hanno aggiunto una cosa, che quella dei cinesi, che quella dei cinesi, i russi, gli jugoslavi nessuno aveva, cioè il secondo buco sul calcio. In quello cinese, russo e dell'est in generale ci andava il kit di pulizia, loro hanno aggiunto quello per l'oliatore, per avere anche una scorta di olio dietro senza dover avere una cosa diciamo ricorda quello del Garand, in caso fuori. Questo monta una cinghia, presumo sempre albanese, ma dell'Ash 82, cioè della K, perché io non ho visto una cinghia così, perché è di un colore stranissimo e ha l'aggancio brunito. Sì, è molto strana ed è anche bella vissuta pure questa. Gli ho tolto tanto sporco da qua che non immaginate neanche. Altre differenze: cambia la matricola, cioè come si è insegnata la matricola, perché non ha segni di arsenale, non ha punzoni strani, ma sono numero di serie e anno di produzione, fine. Poi questo è il penultimo anno perché questo è del 78 e l'hanno portato avanti fino al 79, ne avranno fatti un centinaio, poi sono passati alla K. Quindi. E poi niente, diciamo per quale motivo quest'anno è molto interessante. È abbastanza raro, è abbastanza interessante perché di 16.900 prodotti, dopo le varie guerre dei Balcani, ne sono sopravvissuti circa 6.000, di cui 4.000. Si parla dai 4.000 ai 4.500. Sono andati a finire in America e là valgono molto più che da noi perché conoscono la storia di quest'arma, mentre in Europa ne sono rimasti quindi 2.000. Sì, pochissimi insomma. E quanti di questi legali? Perché si sa che in Albania dei depositi, in Albania nei Balcani in generale, sono tanti depositi che nessuno conosce. Sì, quindi è capace che ce ne siano forse meno di 500 in Europa. Legali. No, legali. Sì, legali. Meno di 500. Facciamo vedere appunto i segni della vita di quest'arma, graffi, botte varie, il tubo di gas sostituito. Qui c'è il butt plate, come si chiama in italiano, non lo so. La palla del calcio. Calciolo. Il calciolo che è leggermente sfondato. Sì, probabilmente qualcuno qua ci ha sfondato una porta. O doveva piantare qualcosa o semplicemente era incazzato, cioè non lo so, non si saprà mai. Sì, insomma. Questo è stato comprato da un collezionista, praticamente l'ho pagato quasi, se non meno, di uno degli attuali russi che sono sul mercato rimaneggiatissimi e nuovi d'arsenale, come li chiamo, un noto importato. Vabbè, non dilunghiamoci. Ed era mai usato, cioè mai usato dal proprietario. Sì, la canna è molto buona. Sì, il grilletto fa schifo perché bisogna usare 3-4 dita per tirarlo, è durissimo. Ha uno scatto impensabile. Però sai 100 metri dove punti va. Sì, se si riesce a gestire il grilletto dove punti va. Sì.
E niente, cosa rimane da dire? Che funziona esattamente come tutti gli altri SKS, Esatto. quindi pistola a corsa corta che spinge l'otturatore E caricamento con la la classica lastrina russa jugoslava. Questa cos'è? Boh, non lo so, penso jugoslava. Inserisci dall'alto 10 colpi, track dentro e siamo a posto. Hold open, che altro dire? Non resta che troppo, è l'unica. Vediamo se riesce a sganciare il grilletto. Non ce l'ha fatta. È una cosa allucinante, secondo me qua dentro qualcuno ci ha tirato delle mazzate e ha piegato qualcosa. Il pacchetto di scatto cinese anche non l'abbiamo. Ah, quindi l'hanno probabilmente Sì, hanno adattato anche questo. Hanno adattato questo e nell'adattarlo probabilmente hanno piegato qualcosa, Sì, qualche guida del grilletto e hanno ma secondo ordinato me la sicurezza del dente del cane, quello sì, è anche un sistema apposta per non farlo sparare se l'otturatore non è completamente chiuso, come anche tutti gli essere. altri. Secondo me ho Ma sì, sbagliato poi- lì. Niente, oggi lo proveremo al poligono e quindi ci vediamo alla prova di tiro. Ciao. Siamo finalmente alla prova del SKS albanese e come nella presentazione lo confrontiamo col cinese di Max. Offerto da Max, vieni nell'inquadratura Max. Adesso manda fuori fuoco tutto, vabbè, fa niente. E per fare una prova onesta facciamo una lastra per ognuno, una lastrina con 5 come si chiamano? Metal Jacket Sellier Bellow e 5 Barnaul da caccia, soft point. Scegli te quale delle due e scegli te con cosa iniziare. Io sparo col cinese e tu spari giustamente col tuo albanese. Allora avvicina la telecamera, la facciamo da qua. Avviciniamo la Ok, telecamera. facciamo questa prova molto veloce. Non so a quale dei gong tirerò, li provo un po' tutti, vediamo come va. Iniziamo con le Full Metal Jacket. Abbiamo il solito problema col grilletto di sto fucile. Ok. E sarà anche bloccata la cartuccia in più. Ok, finite. Direi che per colpa di sto grilletto osceno che ha questo fucile, nonostante vadano vicine, per prendere il centro bisogna essere veramente concentrati e capirlo, perché non è facile. Adesso proviamo con Cook, dai, vieni, su. Vengo. Ora proverò la stessa prova col Type 56 cinese. Prima le full, ok. Buono,
direi che sia andato un pelo meglio il cinese. Adesso facciamo la prova con la barricata più vicina, 10 metri contro sagoma. Sì, direi che adesso Ok. spariamo contro una sagoma a circa 25. No, meno, la facciamo da là, spostiamo la barricata, la facciamo là. Va bene, Dai, adesso facciamo una 10 prova metri, contro 15. una sagoma. O vuoi sparare un altro po' alle... No, dai, facciamo sagoma. No, spara un altro po' ai cosi, dai. Va bene. Eccoci qua per la seconda parte della prova di tiro, ovvero un ingaggio rapido da una postazione difensiva a circa 30 metri. È una sagoma umana, là in fondo, quindi una sagoma umana ridotta, quindi Bello. potrebbe essere sui... Ho perso tutte le cartucce, Ma vabbè. sei un mona. Parla. E comunque, risolvi a i parte casini. il monismo del nostro collega, le sagome umane in scala ridotta, quindi è come se stessimo sparando in realtà una sagoma umana posta a 50 metri circa. Più o meno. Non lo so, non l'ho mai capito. io Essendo queste miniaturizzata, sì. E quindi a questo punto l'obiettivo della prova sarà vedere quale delle due carabine riuscirà a dare i migliori risultati in un ingaggio diretto. Tacca da battaglia o 100 metri? Tacca da battaglia in questo caso. Ok, via. Prima abbiamo mirato impostando l'attacca sui 100 metri, dall'alzo sui 100 metri, e mirando più o meno alla base del bersaglio per colpire sui Più o meno 80-90 metri prima contro i gong metallici. Facciamo uno per uno o andiamo insieme? Uno per uno. Ok. Tu spari a quello di destra e io sparo a quello di sinistra. Destra mio o destra tu? Destra così Ma o destra vaffanbagno, nell'altro dai, verso? Partiamo già carichi, no? Sì, vai. Io sono carico, se vuoi vado io. Vai. Sì, più o meno, forse. Vai te, sei piantato tutto. Vai te, sei bloccato, pronto? No, è andato, vado io. Vai. Ho ritrovato quella che ho perso prima. Dai, vieni con la scena. Adesso Ok, stacchiamo la telecamera. diciamo che là come insieme. prima impressione la SKS albanese ha avuto qualche problema nell'alimentazione delle C'è cartucce. anche da dire che non avevano il controllo di qualità di quelle cinesi. Sì, mentre invece quello cinese ha funzionato perfettamente. A questo punto vediamo i risultati Siamo sul sul risultato? bersaglio. Sì, Facciamo vedere. facciamo vedere. Dai. Più o meno siamo pari. Ovviamente questo non sono e colpi quello dell'SKS e anche quello sopra non sono colpi dell'SKS, ma abbiamo dovuto riciclare un bersaglio perché li avevamo finiti, quindi non guardate qua. Quindi iniziamo da me. L'SKS cinese ha messo sul bersaglio ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colpi letali su 10. Due comunque. Di cui 2 sono qua, l'hanno Hai praticamente depilato? lisciato, sì, gli ho fatto la ceretta, ma non hanno colpito, quindi 8 su 10 per il cinese. Qua molto in fretta l'albanese siamo a 9 totali, di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ce n'era un altro che 8, di cui uno addirittura un headshot potentissimo e uno nel collo e uno al cuore, quindi direi che
sono un po' più sparsi, Sì, ma esatto, in tutti i casi abbiamo fatto un punteggio uguale. Questo 8 su secondo 10. me è il grilletto, è l'unica, perché quando tu hai un grilletto che per strapparlo, cioè che per tirare devi per forza strappare, Sì, effettivamente il tuo grilletto sembra che ci siano dei pezzi di vetro dentro. Non che questo sia poi tanto meglio, Però però questo- quello lì è veramente una cosa pessima. perché È- ricordiamo che il pacchetto di scatto è di un cinese adattato, perché è compatibilità diciamo forse il 50% tra un modello e l'altro, nonostante fossero in servizio nello stesso esercito. Esatto. Comunque è un SKS, i risultati sono quelli dell'SKS, un po' più stretti per lui, anche perché lui è abituato alle garette un po' più larghi per il più grezzo albanese, anche se come grezzezza non so chi vinca. Bene, quindi direi che con questo si Abbiamo conclude finito. la prova del nostro SKS albanese, fallo vedere. Questo fantastico e massacratissimo, Esemplare, ok? che per quanto sia massacrato in tutti i casi ricordiamo che è un notevole pezzo È uno dei di storia, 5.000, forse meno, sopravvissuti molto nel raro. mondo, non in Europa. È un pezzo di storia raro, insomma è un po'... Ha qualcosa da raccontare. Sì, esatto. Dai, Bene, alla prossima. alla prossima. Ciao. Ciao.